Ciao e benvenuto in questo video per imparare l'italiano. Oggi ti mostrerò un modo semplice ed efficace per migliorare il tuo italiano parlato. Si chiama la tecnica dell'ombra. Cos'è il shadowing? Il shadowing significa ascoltare qualcuno che parla in italiano e ripetere subito dopo di lui le parole. Cerca di copiare la voce, la velocità e l'emozione del parlante. Lo segui come un'ombra, per questo si chiama shadowing. Questo metodo ti aiuta a parlare più chiaramente, a capire meglio l'italiano e a sentirti più sicuro quando parli. Ora ti racconterò una breve storia. La storia è raccontata da una ragazza ed è anche la protagonista. La storia si chiama Sono andata all'aeroporto. Sei pronto? Iniziamo! E non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale per ricevere altre storie per praticare il shadowing in italiano. Mi chiamo Clara, ho 22 anni. Vivo in una piccola città con mia mamma e mio fratello minore. Lavoro in una libreria. Mi piace il mio lavoro perché adoro leggere libri. Ma un giorno è successo qualcosa di diverso. Era una mattina piovosa. Mi sono svegliata presto e ho guardato il telefono. C'era un messaggio della mia migliore amica, Anna. Diceva: Clara, per favore vieni all'aeroporto oggi. Ho bisogno di te, ore 2 sprezece, Terminal 3. Non capivo perché Anna voleva che andassi all'aeroporto. Non ha spiegato. Ho provato a chiamarla, ma il suo telefono era spento. Ho guardato l'orologio. Erano già le 10. Avevo solo 2 ore. Così ho messo i jeans, una giacca rosa e ho preso l'ombrello. Ho detto a mia mamma: Mamma, devo andare all'aeroporto. Anna ha bisogno di aiuto. Mia mamma sembrava preoccupata, ma ha detto: Stai attenta, Clara. Ho preso l'autobus. Faceva freddo e pioveva. L'autobus era pieno di gente. Ho dovuto restare in piedi per tutto il tragitto. Continuavo a guardare fuori dal finestrino. Il cielo era grigio e vedevo gli aerei in lontananza. Finalmente sono arrivata all'aeroporto. Era grande e rumoroso. Le persone camminavano veloci, parlavano e portavano valigie. Ho cercato il Terminal 3. Ci ho messo 10 minuti per trovarlo. Ma quando sono arrivata, Anna non c'era. Ho aspettato 10 minuti, poi 15, poi 20. Ancora niente, Anna. Ho iniziato a sentirmi nervosa. Ho guardato intorno. Ho visto una ragazza seduta vicino alla finestra. Aveva una valigia e stava piangendo.
Mi sono avvicinata e le ho chiesto: «Stai bene?» Ha alzato lo sguardo, aveva gli occhi rossi. Ha detto: «Ho perso il mio volo, non so cosa fare». Mi sono seduta accanto a lei. «Mi chiamo Clara. Posso aiutarti?» Ha detto che si chiamava Sara. Veniva da un'altra città per visitare suo padre, ma era in ritardo e l'aereo era già partito. Le ho dato una bottiglietta d'acqua che avevo nella borsa. Abbiamo parlato un po'. Era gentile. Mi ha detto: «Sei una brava persona. Grazie». Improvvisamente il mio telefono squillò. Era Anna. Risposi subito. «Clara, dove sei?» chiese. «Sono al Terminal 3, ti sto aspettando», dissi. Anna rispose: «Oh no, intendevo il Terminal 2. Sono qui e ho paura. Per favore, vieni in fretta». Salutai Sara e corsi verso il Terminal 2. Il mio cuore batteva forte. Quando arrivai, vidi Anna seduta per terra. Stava piangendo. «Anna!» gridai. Lei alzò lo sguardo e corse ad abbracciarmi. «Clara, non sapevo chi chiamare. Ho davvero paura», disse. «Cos'è successo?» chiesi. Mi disse qualcosa che non mi aspettavo. «Credo che qualcuno mi stia seguendo». Rimasi scioccata. «Chi? Perché?» chiesi. «Non lo so», disse Anna. «Sull'autobus per l'aeroporto ho visto un uomo che mi osservava. Quando sono scesa è sceso anche lui. Sono entrata e ho cercato di nascondermi. C'erano così tante persone. Forse ho solo paura», disse. «Forse non è niente», dissi. «Forse è solo un errore». «No», disse Anna. «L'ho visto di nuovo al bar». Poi Anna indicò qualcuno. «È lui», sussurrò. Mi girai a guardare. Un uomo con un berretto nero e un cappotto marrone stava vicino all'uscita. Guardava il suo telefono. Le mie mani diventarono fredde. «Vado a parlargli», dissi. Ma prima che potessi muovermi, l'uomo ci guardò e se ne andò. Non ci muovemmo. Lo guardammo sparire tra la folla. «Mi credi ora?» chiese Anna. Annuii. Rimanemmo in silenzio per qualche minuto. Poi dissi: «Andiamo a parlare con la polizia dell'aeroporto». Camminammo fino al banco informazioni e raccontammo tutto. Ci ascoltarono con attenzione e dissero: «Non preoccupatevi, controlleremo le telecamere». Ci sentimmo un po' più al sicuro. Anna mi guardò e sorrise. «Ho fortuna ad averti», disse. Sorrisi anche io.
La prossima volta dimmi il terminal giusto, dissi. Ridiamo entrambe. Ma sentivo ancora che qualcosa non andava. Perché quell'uomo la stava seguendo? Era solo un errore o qualcos'altro? Guardai Anna e dissi: andiamo a casa, ma dobbiamo stare attente. Lei annuì. Uscimmo insieme. Pioveva ancora. Aprii il mio ombrello. Salimmo su un taxi. Sedute sul sedile posteriore vidi qualcosa. Attraverso il finestrino vidi un uomo. Berretto nero, cappotto marrone. Ci stava guardando di nuovo. Il taxi partì. La pioggia batteva sui vetri. Anna era seduta accanto a me, mi teneva la mano. Guardai di nuovo fuori. L'uomo con il berretto nero era sotto un albero. Stava guardando il nostro taxi. Il mio cuore cominciò a battere più veloce. Anna, sussurrai. È ancora lì, ci ha visti partire. Anna guardò fuori. Lo vide anche lei. Aveva gli occhi spalancati dalla paura. Pensi che ci seguirà? Chiese. Non lo so, dissi, ma non torniamo a casa. Dobbiamo essere intelligenti. Dissi al conducente: signore, può portarci al centro commerciale invece che a casa? Va bene, disse l'autista. Cambiò direzione. Guardai dietro. Una macchina nera svoltò dopo di noi. Una sensazione gelida mi attraversò. Anna, quella macchina ci sta seguendo. Anna si voltò a guardare. Era lo stesso uomo, stava guidando. Perché lo sta facendo? Chiese. Non lo conosco nemmeno. Non avevo risposte. Siamo arrivate al centro commerciale. Era grande, affollato e pieno di luci. Siamo scese velocemente dal taxi ed entrambe siamo entrate. L'uomo non si fermò, parcheggiò la macchina e ci seguì. Accelerammo il passo. Entrammo in un negozio di scarpe, poi in un negozio di vestiti. Sta ancora venendo, disse Anna. Le presi la mano e dissi: dobbiamo trovare una guardia. Guardammo intorno e trovammo un addetto alla sicurezza. Signore, dissi, un uomo ci sta seguendo. Per favore, ci aiuti. Il viso della guardia divenne serio. Potete mostrarmi chi è? Chiese. Indicammo l'uomo. La guardia si avvicinò a lui e disse: Signore, perché sta seguendo queste ragazze? L'uomo sembrò sorpreso. Non le sto seguendo, disse. Lei è mia sorella, aggiunse indicando Anna. Anna fece un passo indietro. Cosa?
Non è vero! Gridò. La guardia disse: Signore, venga con me, per favore. L'uomo cercò di scappare, ma arrivarono altre 2 guardie. Lo fermarono. Qualcuno chiamò la polizia. Ci sedemmo e aspettammo. Una signora gentile ci portò del tè. Anna tremava. Le misi un braccio attorno alle spalle. Arrivò la polizia. Ci fecero molte domande. Controllarono anche le telecamere del centro commerciale. Dopo un po', un agente tornò e disse: Avevate ragione, vi stava seguendo dall'aeroporto. Perché lo faceva? Chiesi. L'agente rispose: Aveva delle foto di Anna sul telefono. Aveva anche il suo nome e il suo indirizzo. Gli occhi di Anna si spalancarono. Ma come? Chi è? Chiese. La polizia disse: Stiamo ancora verificando. Ma pensiamo che sia un investigatore privato. Qualcuno lo ha pagato per seguirti. Anna sussurrò: No, non può essere lui. La guardai. Chi? Chiesi. Abbassò lo sguardo. Il mio ex ragazzo. L'ho lasciato il mese scorso. Era molto arrabbiato. L'agente disse: Potrebbe essere questo il motivo, ma indagheremo. Anna iniziò a piangere. Ero così spaventata, disse. L'abbracciai. Va tutto bene, ora sei al sicuro. Dopo alcune ore la polizia ci lasciò andare. Dissero che ci avrebbero chiamate se avessero avuto bisogno di ulteriore aiuto. Fuori pioveva ancora. Ma questa volta la pioggia sembrava leggera, come se tutto stesse per andare bene. Salimmo su un altro taxi e andammo a casa. Anna si addormentò sulla mia spalla. Sembrava stanca ma tranquilla. Quando arrivammo a casa, mamma aprì la porta. Sembrava preoccupata. Dove siete state, ragazze? Chiese. Ho visto il telegiornale. È successo qualcosa all'aeroporto. Le raccontai tutta la storia. Ci abbracciò entrambe e disse: Siete le mie ragazze coraggiose. Quella notte non riuscivo a dormire. Continuavo a pensare a tutto: il messaggio, l'aeroporto, Sara, l'uomo con il berretto nero. Sono successe così tante cose in un solo giorno. Ma mi sentivo fiera. Avevo aiutato una sconosciuta. Avevo protetto la mia migliore amica. Ero rimasta calma, anche quando avevo paura. Una settimana dopo successe qualcosa di bello. Ero in libreria, stavo aiutando un cliente. All'improvviso sentii qualcuno dire il mio nome. Clara.
Mi voltai. Era Sara, la ragazza dell'aeroporto. Sorrideva. Ti ho trovata, disse. Risi. Ti sei ricordata il nome della mia libreria? Lei annuì. Volevo ringraziarti di nuovo. Mi hai aiutata quel giorno. Ci sedemmo a bere un caffè. Mi raccontò che aveva incontrato suo padre quella stessa sera. Ora viveva nella nostra città. Non ho molti amici qui, disse. Possiamo essere amiche? Sorrisi. Sì, mi farebbe molto piacere. Quel giorno ho capito qualcosa di importante. A volte succedono cose spaventose, a volte non sappiamo perché accadono certe cose. Ma quando siamo coraggiosi, quando ci aiutiamo a vicenda, quando restiamo gentili e forti, le cose belle tornano a noi. Sono andata all'aeroporto solo per aiutare un'amica, ma ho trovato molto di più. Ho trovato coraggio, ho trovato amicizia e ho trovato la mia forza interiore. Ora tocca a te fare pratica. Guarda di nuovo questo video. Metti in pausa dopo ogni frase. Ripetila usando la tecnica del shadowing. Copia la voce. Senti l'emozione. Parla con sicurezza. È così che farai crescere il tuo potere nel parlare italiano. Non dimenticare di mettere mi piace a questo video e iscriverti al canale. Altre storie per il shadowing arriveranno presto. Grazie per aver imparato con me. Alla prossima!